Ciao ragazzi, oggi vi do il benvenuto a Neon. Siamo qui per scoprire la manifattura di Hublot e come vengono prodotti i loro orologi e per raccontarvi la storia del brand che poche persone conoscono realmente. Prima di addentrarci nella nostra visita nella manifattura di Hublot dobbiamo fare una premessa, che è quella sulla storia del marchio. Hublot infatti è nata dalla mente di un imprenditore italiano, che è Carlo Crocco, che nel 1980 si è ispirato all'Hublot delle navi. Infatti Hublot è la traduzione di Oblò in francese. Il primo orologio venne presentato nel 1980 e ebbe un grande eco alla fiera di Basilea. Cosa aveva di particolare? Aveva una cassa in un materiale prezioso, ovvero l'oro giallo, abbinato però a un cinturino non in pelle o un bracciale in metallo, aveva un cinturino in caucciù. Parlando di quegli anni, quindi andando dagli anni 70, 80 e 90, parliamo più del trionfo dei bracciali integrati, quindi un livello diverso di sportività. Mettere un cinturino in caucciù era totalmente rivoluzionario per l'epoca. Negli anni 90 iniziano i primi successi di Hublot. Infatti il marchio si inizia a espandere in maniera molto importante in Europa e in America ed arriva sui polsi di personaggi di spicco come potevano essere Principe Alberto di Monaco, Elton John, Giorgio Armani, fino ad arrivare ad Andy Warhol, che alcuni di voi avranno visto sicuramente sul nostro profilo Instagram e che si collega molto con il marchio e lo stato dell'arte che viene spesso raccontato. Dopo questa introduzione sul marchio, adesso ci spostiamo dall'H1 all'H2, dove avviene la produzione. Ci troviamo adesso nel building H2. La manifattura Hublot infatti è composta da due strutture principali e questa è quella in cui avviene la produzione degli orologi e delle componenti. Entrando vedremo una timeline con tutta una serie di momenti importanti per il marchio, quindi abbiamo la parte di movimenti di manifattura, quindi la serie unico, e poi tutti i materiali, le innovazioni a livello di King Gold, Magic Gold, ceramica e zaffiro. Parlando di milestone, partiamo dal Big Bang, nato nel 2005 e che vinse il Grand Prix d'Horlogerie de Genève come Best Design Prize. Nel 2006 nasce la partnership con Luna Rossa nell'America's Cup, che riprende la passione di Carlo Crocco, il fondatore di Hublot. Tra il 2007 e il 2009 vengono creati $1 Million Big Bang. Nel 2009 il GPAG ha premiato il $1 Million Big Bang Black Caviar come Best Jewelry Award. Tra il 2013, 2014 e 2015 Hublot riceve numerosi premi e crea nuovi meccanismi come la Ferrari, che ha la riserva di carica più lunga in assoluto nell'orologeria. In questa parte della manifattura vengono create tutte le componenti che Hublot produce in house. Quindi abbiamo dalla platina, componenti più piccole, componenti della cassa. Poi abbiamo queste macchine che sono pazzesche perché riescono da un blocco di metallo a creare dei pezzi che sono grandi praticamente come un cappello. Questa è una sezione molto particolare della manifattura perché abbiamo una scuola di orologeria. Ci sono 8 studenti, 2 all'anno per 4 anni, che vengono selezionati in un processo molto rigido. E cosa fanno questi studenti? In pratica imparano a creare i propri strumenti, poi creano delle componenti dei movimenti, come progetto finale creano il Montre École, che è l'orologio finale, il loro proprio orologio che presentano al marchio. Questa parte è dedicata all'assemblaggio dei movimenti unico di Hublot, quindi i movimenti di manifattura che ci sono all'interno dell'orologio che ha il polso. E la cosa che forse poche persone sanno è da dove deriva il nome unico. Infatti gli orologiai di Hublot hanno concepito questo nome per il posizionamento della ruota colonne, che è sulla parte frontale del movimento e non sul retro, come nella maggior parte degli orologi. Questa zona è dedicata a uno degli ultimi passaggi della produzione degli orologi. Quindi abbiamo il movimento che viene assemblato sopra e le componenti della cassa che vengono messe insieme. Poi ci sono tutta una serie di controlli che vengono fatti all'orologio, quindi a livello di cronometria e a livello di impermeabilità.
Questa parte è dedicata alle grandi complicazioni di Hublot. Vedrete i pezzi più assurdi del marchio. La Ferrari con cassa in zaffiro rosso o l'MP11 con cassa in zaffiro trasparente. Dovete sapere che nell'area di Research and Development di Hublot c'è un italiano, Roberto, che si occupa dello sviluppo di questi nuovi materiali che poi possono essere applicati nei loro orologi. In questa parte della manifattura gli ingegneri di Hublot si mettono il camice e diventano dei veri e propri scienziati dei materiali. Abbiamo infatti alcune delle loro invenzioni, come ad esempio il King Gold, il Magic Gold, un oro pazzesco, e alcune tipologie di ceramica. Approfondendo il Magic Gold, cos'ha di particolare questo materiale? È un oro magico perché è inscalfibile. Abbiamo il carburo di boro, questa polvere qui, che viene pressata fino a creare questo tubo. Dovete immaginare che per creare questo tubo viene applicata una pressione su una superficie del genere che è pari a quella di un Boeing 747, quindi una pressione inimmaginabile. Viene forzato l'inserimento dell'oro fuso all'interno di questo tubo. Il risultato finale è questo Magic Gold 18 carati. La superficie dell'oro viene scalfita con facilità, mentre sul Magic Gold è come se scivolasse. Il marchio è riuscito in una grande impresa in termini di colorazione delle ceramiche. Infatti questi due colori, il rosso e il giallo, sono i più difficili da fissare durante la cottura. I pigmenti del rosso vengono spesso bruciati ottenendo questo colore marrone e il giallo ottenendo un altro tipo di colorazione. Quindi Hublot ha brevettato il processo per ottenere questo rosso brillante. L'ultimo materiale di cui vi parlo in questa sezione è lo zaffiro, materiale di cui io sono grandissimo fan, l'utilizzo nell'orologeria mi appassiona davvero e Hublot lo utilizza in diverse colorazioni, partiamo dal trasparente fino ad arrivare a colorazioni come il blu, il rosso, il giallo, l'arancione. Hublot ha sperimentato diverse colorazioni dello zaffiro. In natura lo zaffiro è trasparente, quindi abbiamo una colorazione che potremmo considerare bianca. Hublot come fa a colorarli? In pratica aggiunge un dopante a questo materiale, non un pigmento, e ottiene le colorazioni di cui vi parlavo prima. Il processo per creare un singolo blocco di zaffiro da cui poi vengono tagliati le componenti come questa dura circa 9 giorni, quindi è un processo lunghissimo. Bene ragazzi, spero di avervi fatto scoprire un sacco di cose che non sapevate del marchio Hublot e che questo tour a Nyon vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video.